Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi parleremo della rivettatrice manuale della Tac Life che ho comprato su Amazon circa un mese e mezzo fa. Me l'avete vista utilizzare durante la realizzazione del progettino per la smerigliatrice da banco e durante l'utilizzo vi ho chiesto se eravate interessati alla recensione e mi avete detto di sì. Oggi, siccome dovrò mettere questo tipo di chiusura a gancio alle spalle della cassettiera blu per evitare che in teoria si possa ribaltare, allora con la scusa ve ne parlo perché ci siamo, vediamo mentre applico pure questa chiusura utilizzandola, quindi vediamola da vicino, vediamo cosa arriva in dotazione, eccetera. Cominciamo. Allora, la rivettatrice arriva all'interno di questa scatolina di cartone ed è accessoriata da alcuni rivetti di 4 misure differenti. Funziona pure bene perché appunto la utilizzo da circa un mese e mezzo. Obiettivamente in un mese e mezzo non ne ho messi tantissimi perché la rivettatrice, a meno che non la utilizzate per lavoro, non è un utensile che si utilizza quotidianamente, però quando serve deve funzionare. Allora, vediamola bene. Dimensioni relativamente piccola, quindi abbastanza comoda, un buon peso concentrato ovviamente sulla parte alta perché tutto il meccanismo è appunto concentrato qua su, è una finitura martellata abbastanza gradevole, un'impugnatura in gomma dura che offre un buon grip, che però obiettivamente se fosse stata più arrotondata sarebbe stata molto meglio. Comunque anche così funziona bene, a me interessa che mi permetta di inserire rivetti senza avere problemi, già ne possiedo un'altra. Purtroppo però il chiodo del rivetto slitta in continuazione e tuttora nella parte posteriore c'è un chiodo all'interno, invece questa di qua funziona perfettamente, infatti per questo ne voglio parlare perché è una rivettatrice che sinceramente mi ha soddisfatto parecchio e funziona bene. Infatti, come potete vedere, con due sole pressioni della leva si espande la boccola e alla seconda pressione la boccola viene lanciata via perché si sgancia dal chiodo. Quindi funziona in maniera eccellente, davvero buonissimo. Il chiodo ovviamente viene espulso dalla parte posteriore. Adesso vi faccio vedere come la boccola si incastra all'interno del foro. Uno e due. È inserita perfettamente nel metallo. Nella parte interna c'è una chiave nell'impugnatura. Adesso proviamola con i rivetti più piccoli. Le rivettatrici vanno testate con i rivetti piccoli perché sono quelli che eventualmente rischiano di slittare maggiormente durante la trazione delle due pinze all'interno. Quindi smontiamo l'inserto più piccolo che è posto qua sulla parte alta. Questa manovra va fatta sempre con la rivettatrice chiusa. Ora vi farò vedere pure il perché. All'interno ci sono queste due pinze che in questo momento non vedete perché appunto sono ritratte all'interno di questo cilindretto. Se io invece lo rilascio, come vedete, vanno in avanti e quindi toccano sulla base dell'inserto che dobbiamo svitare, rovinandolo e comunque facendoci affaticare perché spingono, come vedete, lo sollevano, quindi una maggiore fatica durante il lavoro di cambio e comunque appunto rovinano sia le stesse pinze che l'inserto che dobbiamo inserire. Quindi premo, inserisco, prendo un rivetto piccolo e va via. Perfettamente, si espande nel modo corretto. La rivettatrice per me funziona benissimo, è una rivettatrice della quale sono rimasto davvero molto soddisfatto. Nella parte posteriore della chiave che viene data in dotazione c'è questa punta simile ad un cacciavite che serve a ruotare questo perno. Questa in realtà non è una vite ma è un perno che ci permette di smontare tutto il sistema all'interno. Attenzione quando lo fate perché c'è una molla che può schizzare via, quindi mettete il pollice dietro, ruotate, spingete leggermente finché esce, perfetto, e questo è tutto il meccanismo all'interno della rivettatrice, quindi una molla che spinge una sorta di cuneo forato che serve a posizionare bene le due pinze e appunto le due pinze che eventualmente possono essere sostituite con quelle nuove che però non vengono date in dotazione in caso di bisogno. Per fare la procedura inversa bisogna inserire nella parte più larga, ovviamente la parte posteriore, le due pinze, farle scorrere verso giù, al 99% dei casi si disporranno nel modo corretto, quindi affiancate, dopodiché fate scivolare il cuneo con la parte appuntita
verso l'interno, lo muovete leggermente in modo che si posizioni bene, dopodiché mettete la molla e inserite quello che avete appena montato nella parte posteriore della rivettatrice, senza l'inserto montato, in questo modo. Adesso dalla parte frontale vedrete le due pinze e potete inserire di nuovo al suo posto questo perno che ha una parte piatta nella quale si andrà ad alloggiare la molla, ovviamente con la parte con l'intaglio simile al cacciavite disposto verso la destra, inserirlo nel foro. Però fate questo lavoro solamente se è necessario, non fatelo solamente per fare delle prove. Con un cacciavite grosso o qualunque altra parte cilindrica, una punta di trapano per esempio che abbia il diametro corretto, spingete verso il basso e inserite di nuovo il perno al suo posto, in questo modo, che fuoriuscirà ovviamente dalla sede dalla quale l'avete rimosso prima. Così. Fate in modo che la molla vada nella parte piatta, sentite il rumore che la molla si alloggia. Perfetto. Adesso torna a funzionare come era prima, con le due pinze perfettamente affiancate. Facciamo una prova di nuovo con un rivetto di piccole dimensioni per vedere se funziona bene. 1 e 2. Perfettamente. Ma vediamo l'utilizzo di questa rivettatrice sul campo. Adesso sono più sicuro che spingendo questo cassettiere in avanti non c'è il rischio che si ribalti perché è trattenuta, invece prima era libera e in teoria avrebbe potuto ribaltarsi in avanti. E allora ragazzi, io ho finito con la recensione di questa rivettatrice, me l'avevate chiesta, sono contento di averla realizzata perché vi ho dimostrato come funziona, vi ho dimostrato come si fa l'eventuale manutenzione, il cambio degli inserti per poter utilizzare rivetti più o meno grandi e obiettivamente devo dire che questa rivettatrice, da quando l'ho comprato, non mi ha mai deluso. A primo colpo ha sganciato i rivetti perfettamente rispetto all'altra che invece purtroppo slittava e mi ha costretto a rinunciare più volte a completare il lavoro. Questa invece va benissimo, per me è un buon prodotto che costa poco, la trovate su Amazon, io l'ho comprata lì, possibilmente si trova anche in altri siti, vi lascerò il link per poterla acquistare e basta. Detto questo rimango ancora qua in garage perché sto costruendo il carrello per la mia saldatrice, quindi salderò il carrello con la saldatrice che poi verrà alloggiata su di esso. Se vi interessa fatemelo sapere, così eventualmente faccio un video pure sulla realizzazione di questo carrellino porta saldatrici. Adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, cliccare anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Riccardo e a presto!